Ehi la Giormaglia, bentornati sulla nostra barcaccia. Dunque, tempo fa il mio collega Billy Foster mi chiese di prendere parte ad un suo video e di prestare le mie competenze scientifiche, autorevoli ed eminenti competenze scientifiche oserei dire, al fine di raccontare e riassuntazzare quella che è la teoria della Terra piatta. Io confesso, e all'epoca me ne vergognai un sacco, che non ne so abbastanza al riguardo, cioè non ne sapevo abbastanza al riguardo, ero un completo ignorante in materia, cioè la comunità scientifica continua da anni a dibattere sulla questione perché in effetti è difficile, come fai a dire che forma la Terra? Cioè è difficile trovare le prove, no? E quindi io non sapevo nulla al riguardo e ho fatto quello che chiunque al mio posto, qualsiasi persona con un briciolo di intelletto avrebbe fatto, ovvero sono andato a documentarmi su internet. Quanto state per vedere oggi è il riassuntazzo della verità che è venuta a galla grazie ad internet. Grazie internet, grazie. Questo è stato il mio contributo scientifico a quel video. Comunque vi lascio il video completo in descrizione. Noi ci vediamo fra 2 giorni con Game of Thrones e bando alle ciance, adesso gustiamoci insieme il riassuntazzo sulla teoria della Terra piatta. Ehi bambini, credete che la Terra sia tonda come un testicolo ed orbiti attorno ad una palla di fuoco incandescente? Ebbene, siete scemi. Come potete fidarvi di uno che si chiama Galileo Galilei? Non lo sentite che è un nome falso? Galileo Galilei, potevano inventarsi un nome migliore. Hanno fatto bene a bruciarlo quello stregone eretico. Io sono qui oggi per diffondere il verbo, nonostante faccia caldo e stia sudando come un cane, di colui che ha capito tutto di come funziona il mondo. In barba a questi scienziati infami, ma che è la laurea? Se la sono inventata la laurea, sti professionisti della supercazzola che hanno inventato parole pompose senza senso solo per fingersi meglio di noi. La fotosintesi clorofilliana, che si mangia l'acido desossiribonucleico, che è? E che cos'è l'ossigeno? Ah, volete farci credere che è vero che ci sono le palle nell'aria? Si chiama polvere, si chiama. Ma a chi volete darla a bere? Oggi ho l'onore di presentarvi il gran maestro Ciro Bretella, fruttivendolo di Torre a Mare per passione, ma studioso delle sacre scritture digitali per professione. Conosciuto sul web col nome Dark Knife XXX/*65 faccina che ride, lui ha scoperto tutto. Grazie alla sua laurea in verità scomode presa sul sito di lagentesiamonoi.org. È riuscito a risalire in soli 34 click all'inganno massonico. Ed ecco la dura verità, diffusa in tutto il mondo nonostante la lobby dei cromosomi abbia fatto di tutto per impedirlo, ma senza riuscirci. Ecco a voi la teoria della Terra piatta. La Terra è piatta come una frittata di porro e il Sole e la Luna hanno le dimensioni di una moneta da 2 euro ed orbitano male facendo giusto un'anticchia sopra le nuvole. Ed eccovi le prove! Non avete idea di quanti aerei rischino di sbatterci contro. Il polo nord si trova al centro della frittata, mentre quello sud non esiste. E i pinguini sono solo gente travestita. Sveglia! Inoltre l'atmosfera sì c'è, però è mantenuta grazie a una bolla di vetro che ci separa dagli eretici alieni che vivono nello spazio, che per vendicarsi però la notte ci puntano le lucette addosso e noi scambiamo per stelle. Ovviamente tutto intorno alla Terra ci sono dei barriere di ghiaccio che se no il mare esce. Nel 2015 un tale Eric Dubai, che qui possiamo vedere nelle sue spoglie mortali, ha pubblicato un libro chiamato La cospirazione della Terra piatta e sono serio, questo libro è diventato proprio il caposaldo per chi vuole la verità scientifica, con un sacco di prove scientifiche ed osservazioni illuminate, come ad esempio, no? Se la Terra è una palla che gira veloce, com'è che gli oceani non schizzano fuori dappertutto? Cioè, se c'è la barriera di ghiaccio si tiene, ma se non c'è la barriera di ghiaccio schizza tutto fuori, no? E in Giappone dovrebbero vivere a testa in giù. Come mai non hanno il sangue alla testa? E se la Terra è sferica allora, come me la spiegate questa foto? Il gran maestro Ciro Bretella, per darci una prova definitiva, è salito a bordo del suo sacro 3 ruote da battaglia ed è andato sempre dritto, fino a quando non è giunto al confine del mondo, il punto in cui tutto finisce. Il Molise. Ma su questo fatto anche molti fedelissimi si sono trovati alquanto scettici. Spero che questo breve corso vi abbia reso un tantino meno ignoranti in materia. E mi raccomando, non perdetevi la nuova lezione Donne e mestruazioni, quando il demonio entra nella donna impura.